Ciao a tutti, sono Alex dal mondo del barbecue e vi ridò il benvenuto alle nostre guida ricette. Cosa andiamo a preparare oggi? Un baby brisket, o meglio un trisket, a.k.a. spinaccino affumicato dentro questo signore qua, il nuovo Traeger Timberline XL. Per prima cosa, come sempre, la cosa fondamentale è accendere il barbecue e stabilizzarlo. Cosa abbiamo fatto con il Traeger? Semplicissimo, attaccato alla spina, premuto il pulsante d'accensione, girata la manopola e una volta impostata la temperatura dato lo start. Con i barbecue a pellet che sono, ricordo, integralmente gestiti da una centralina digitale, la parte di accensione e setting della macchina è la più semplice in assoluto in quanto oggettivamente fanno tutto loro. Timberline XL, il nuovo top di gamma di Traeger presentato quest'anno che ha alzato drasticamente il livello dei barbecue a pellet. È stato modificato integralmente quella che è la camera di combustione, il modo in cui il fumo viene prodotto e viene veicolato all'interno della camera stessa e come vedete anche la struttura è veramente molto più grande. Abbiamo tutto il mobiletto sotto, la possibilità in questo caso di avere il tagliere come il Timberline prima, ma soprattutto possibilità di scaricare il pellet in maniera estremamente semplice con la ghigliottina che troviamo qui sotto. All'interno lo vedete, è un bestione incredibile e parte molto interessante che utilizzeremo però nelle prossime ricette. Di lì abbiamo addirittura la piastra di induzione. Da quando Traeger ha acquisito Meter, nei nuovi modelli abbiamo il Meter integrato direttamente con la centralina del Traeger, quindi abbiamo la possibilità di utilizzare sia le sonde a filo che quelle wireless che possono essere portate fino a 4. Abbiamo quindi il top della tecnologia del barbecue per quanto riguarda il barbecue a pellet, ma anche la digitalizzazione della macchina. Bene, il barbecue come vedete ora è a 94-95 gradi perché comunque sia il pellet viene caricato un pochino, viene alzata la temperatura, poi il barbecue si ferma, carica un altro po' di pellet, funzionamento molto simile a quello di una stufa concettualmente. Andiamo diretti al nostro taglio di carne, lo spinaccino, eccolo qua, fornito questa volta da Macelleria Maniero. Abbiamo una vacca vecchia in questo caso, quindi un pezzo di carne molto saporito che come potete vedere ha un'infiltrazione di grasso importante. Questa è una delle caratteristiche dello spinaccino che per quanto riguarda gli Stati Uniti o comunque la terminologia inglese viene chiamato tri-tip. Questo perché ha una, due e 3 punte. La forma di questo taglio non è molto regolare, ma si presta molto bene per questo tipo di cotture. La cosa a cui fare attenzione è il fatto che le fibre vanno a correre per la prima parte in maniera trasversale, ma poi vanno ad allungarsi per tutta quella che è la lunghezza del taglio. Quindi nel momento in cui andremo a farlo a fette, bisognerà fare un pochino di attenzione. Perché un baby brisket? Beh, uno smoked brisket, un brisket affumicato, quindi la punta di petto di manzo, muscolo che rimane qui nella parte frontale della bestia che aiuta a tenere su tutta quanta quella che è la gabbia toracica e che normalmente noi consideriamo il biancostato, lo usiamo per fare il bollito, però è un taglio molto grande e impegnativo. Come fare quindi ad avere la brisket experience con un taglio un po' più piccolo, più economico, più facilmente reperibile e anche insomma tutto sommato che si riesca a fare in un tempo più rapido? La risposta è evidentemente il nostro spinaccino, che ha un gusto simile a quello del brisket e forse il taglio che ci assomiglia di più in assoluto e vale la pena quindi di utilizzarlo per andare a fare questa tipologia di preparazione. Come già detto nei video passati, quello che ho fatto è stato andare a rimuovere eventuali silver skin, quindi quelle che sono le pellicole che troviamo. Come vedete questo è già stato estremamente ben pulito, non abbiamo avuto bisogno di fatto di rimuovere nulla. Se vi doveste trovare però queste parti un po' più coriacee e dure, col coltello delicatamente andate a passare sotto e lo togliete. Riuscite a vedere anche come farlo nel video passato, quello in cui abbiamo fatto le bracciole di agnello. Ricordatevi questo, per quanto riguarda il brisket il 90% del risultato è dato dalla carne e non dalla mano del griller. Cosa utilizziamo oggi come rub? Beh, Traeger su Traeger, il beef rub. Rub bello papricoso, con una parte di melassa e anche piccantino e questo è uno dei rub che in generale di Traeger piace di più e mi è sembrato corretto andare a utilizzare su un manzo del genere un bel beef rub. Quanto ne mettiamo? Solito, cerchiamo di non impanare. Qui essendo molto fino la copertura vedrete è molto più evidente rispetto a quello che abbiamo fatto in passato perché diversamente dai rub a grana più grossa qui la carne che c'è sotto andiamo a coprirla abbastanza, ma nel momento in cui il rub va ad assorbirsi vi renderete conto che tutto torna estremamente più visibile. Da una parte e dall'altra. Ci sto dando dentro, ma non sto esagerando. Il pezzo in questo caso è cicciotto, più un pezzo è grosso, più vi potete permettere di rabbarlo. Se invece il pezzo è bello fino fino, dovete fare un po' di attenzione, altrimenti ci sarà troppo sale. Ora è arrivato il momento di fare ben due cose. La prima, attiviamo la funzione Super Smoke. Ecco qui. Prima cosa, sfilo il termometro. Il barbecue già mi richiede se voglio settare una temperatura target che noi andremo a mettere in questo caso a 90 gradi. Gli do conferma, bel meter e cosa faccio? Lo inserisco all'interno della carne fino
alla tacchetta fino al puntino, perché il meter, vi ricordo, ha due sonde, una interna che mi prende la temperatura della carne e una esterna che mi prende quella ambientale. Incrociando questi due dati poi sarà anche in grado di darmi indicativamente il tempo di cottura. Apriamo il barbecue che sta già sfumacchiando, lo posizioniamo sulla griglietta superiore in modo tale che quando andrà a sgocciolare non sporchiamo tutta la cassa del barbecue. Chiudiamo, ci apriamo una birretta e aspettiamo. L'esterno del nostro tri-tip è pronto, abbiamo un bellissimo bark con un colore stratosferico che vi mostrerò tra pochissimo. Il nostro pellet qui non ha mancato un colpo, il Traeger Timberline è veramente una super garanzia e il meter ci sta tenendo aggiornati in tempo reale. Cosa andiamo a fare adesso? A chiuderlo dentro il foil, anche se usare il termine foil in questo caso è abbastanza scorretto perché utilizzeremo la butcher paper, la carta del macellaio. Diversamente da quelle che si trovano solitamente nei nostri macellai, qui non abbiamo la parte plasticata. Perché scegliere quindi la butcher paper piuttosto che la stagnola? Abbastanza semplice. Questa vi garantisce un bark esterno più duraturo perché appunto è parzialmente permeabile. In compenso è più facile che la roba vi venga fuori un pochino più secca, quindi in base al tipo di preparazione che avete potete andare a scegliere se utilizzare la stagnola, il foil oppure la butcher paper o nell'eventualità anche una combinazione tra le due. Come andiamo a gestire la nostra butcher paper? Andiamo a bagnarla un pochino, questo perché altrimenti, vedete, crea degli spigoli e non riusciremo ad avvolgere in maniera corretta il nostro pezzo di carne. Quindi la bagniamo un pochino, si deve un po' inzuppare, vedete, non esageriamo ma nemmeno ci andiamo troppo delicati. Si piegherà a sufficienza per andare ad accogliere ed abbracciare il nostro tri-tip. Che spettacolo, guardate che colore meraviglioso, bello, uniforme, non ha segni di bruciature, rimane bello morbidino, ma bisogna andare a dargli una spintarella in più. Notare il meter è uscito, gli diamo un colpettino per ributtarlo dentro, in modo tale che le temperature esterne e quella interna non si mischino, ma prima andiamo ad aggiungere un ingrediente segreto, beef tallow. Questo è grasso di manzo chiarificato che andrà a portare un sacco di sapore al nostro già meraviglioso spinacino. Rimetterlo in griglia e chiudere. Io avevo già disattivato il super smoke, se non l'avete fatto anche voi questo è il momento giusto. Ora attendiamo che il meter ci dia l'indicazione del raggiungimento dei fantomatici 90 gradi che stavamo aspettando dall'inizio. Dovesse esserci qualche problema, qualche notifica, raggiungimento della temperatura, lui vi manderà la notifica, di conseguenza potete benissimo occupare il tempo a fare quello che preferite. Il nostro spinacino ha raggiunto la temperatura target, perfetto, lo tiriamo fuori? Non ancora, bisogna fare una cosa che si chiama probe test. Quindi controllare se effettivamente è morbido, ok? Bene, la sonda entra senza alcuna resistenza, il che significa che il nostro spinacino è pronto. Un piccolo tips quando andate a fare questo tipo di cotture: se avete bisogno di accelerare un pochino dopo che le avete messe in foil o in butcher paper, potete alzare un pochino la temperatura. Attenzione però a non spingerla troppo perché il rischio è quello di andare ad arrostirli. Finché il nostro tri-tip si raffredda un pochino andiamo a spegnere il barbecue, teniamo premuto il pulsante principale e il ciclo di shutdown parte da solo. Dobbiamo soltanto aspettare che terminino i 15 minuti che servono per andare a raffreddare tutte le parti e il barbecue si spegnerà da solo. Vedete come la butcher paper si è bene inzuppata? Guardate che roba. Ne ha persi di liquidi, ma tanti ne ha sicuramente mantenuti. Già così direi che è abbastanza evidente che la morbidezza c'è tutta. Dobbiamo solo scoprire se c'è anche il gusto, che vi ricordo è stato dato dal beef rub di Traeger, che come tutte le cose che stiamo utilizzando sia di Traeger che non e che utilizziamo normalmente nei nostri corsi, trovate tutto su www.ilmondodelbarbecue.it o venite a trovarci in negozio a Padova in via Santi Fabiano e Sebastiano numero 3. Andiamo al taglio. Vi ricordate cosa vi avevo detto sulle fibre? Corrono in questa maniera, quindi quello che possiamo fare è andare a tagliarle contro fibra. Partiamo dalla puntina. Guardate che smoke ring devastante. Stratosferico. Un baby brisket di un altro livello.
Veramente buonissimo, si sente bene la parte di melassa, c'è un po' di cumino, c'è questa parte di paprika e di peperone che vengono fuori in maniera molto importante. Finiamo di affettare il nostro spinacino e storco anch'io il taglio per essere sicuro di rimanere sempre perpendicolare alle fibre della carne. Guardate che meraviglia e che spettacolo, guardate che spettacolo di fetta. Ora questa non riusciamo a farla piegare bene perché è troppo piccola, ma guardate che roba. Zero resistenza, vedete il collagene come si è ben sciolto, veramente una cosa eccezionale. Ora come andiamo a valorizzarlo? Beh, ci andiamo a realizzare un meraviglioso brisket sandwich. Pane in cassetta preventivamente tostato, un po' di Lay's sorta white perché una white sauce con il manzo affumicato è la morte sua. Poi prendiamo un po' di fette del nostro meraviglioso spinacino, strato 1, strato 2, tri-tip, strato 3. Poi un'altra lavatina di salsa. Andiamo a mettere un po' di cetriolini che aiutano a sgrassare, che è la cosa peggiore che può succedere, avere un morso non completo. Prendiamo un altro po' di pane e ce lo mettiamo sopra. Io quindi a questo punto non posso far altro che salutarvi. Se vi è piaciuto il video, invitarvi a mettere un like qui sotto, lasciare anche un commento, iscrivervi al canale e attivare la campanella e seguirci anche sui vari social network: Instagram, Facebook, TikTok e anche YouTube ormai di fatto è un social network. Da Alex è tutto, a me non resta che la solita incombenza di prendere ed addentare questo signorino. Che fatica. Qualcuno deve pur farle queste fatiche, eh? Quanto mi piacciono i cetrioli con il manzo affumicato. Ragazzi, io finisco il panino, ne preparo un altro po' per i ragazzi che sono qui dietro le telecamere e per il nostro Andrea che sta scattando. Alla prossima, ciao.